Signori belli, signori cari, giorno dopo di Italia, Irlanda del Nord, scusate, non ce la faccio neanche a pronunciare correttamente il nome della nazionale, sono un po', non dico provato, però è una partita che ho sentito. Cioè, e questo è il grande paradosso, arrivare a sentire una semifinale di playoff. Oggi sono qui col Prince perché voglio sapere anche un po' la sua emotivamente, ma anche un po' quello che ha visto ieri. Prince, Ciao Neschio intanto. ciao caro, parto proprio, guardi, quasi passandoti la palla. Passa. Passo la palla partendo da un tuo messaggio che mi hai mandato all'intervallo. Poi io e te ovviamente ci Sì? sentiamo quotidianamente, ci Sì, ho scambiamo capito quale. momenti vissuti insieme. E tu mi hai scritto all'intervallo: siamo inguardabili. In effetti Confermo. è stato un primo tempo atroce. Sai, ieri un po' preso a caldo, Prince. Sono rimasto anche, no, positivamente parlando per quanto riguarda gli ultimi minuti. Mi sono goduto il fatto di poter pensare a un'Italia che forse ci vada a questo mondiale, ma se analizziamo la partita, se lo facciamo in maniera più fredda, analitica, ci sono stati 50-60 minuti bruttini, eh. Sì, allora Mario, scusami Neschio, perché No, giustamente mi aveva vai, vai detto, mi tranquillo. raccomando, chiamami Neschio, giustamente. Allora no, il messaggio io lo risottolineo anche col rosso. Il primo tempo veramente ho avuto brutte sensazioni, cioè quella sensazione che tu dici, ma vuoi vedere che per la terza edizione noi non riusciamo veramente ad andare ai mondiali? Poi nel secondo tempo, fortunatamente, secondo me abbiamo, come dire, alzato un po' il livello, alzato un po' la voglia e mi si è alzata anche a me la voglia di star dietro ai ragazzi. Cioè, vedevo piano piano che la volevano vincere questa partita. Poi, il come l'hai vinta, io in questo momento, sai, Neschio, la metto un po' da parte. Abbiamo vinto, si va in Bosnia, bene così, sperando che poi martedì riusciamo a prenderci questo biglietto per il mondiale perché è troppo importante. Diciamo Mario, in questo caso, Neschi ovviamente, in questo caso la pratica è meglio della grammatica. Vogliamo andare ai mondiali. Poi come ci andiamo in questo momento io metterei un po' da parte il buon gusto. Dobbiamo andare, andiamoci e poi quello che sarà, sarà, insomma, questo brevemente. No, mi è piaciuta questa frase. La pratica davanti alla gramma, la mettiamo davanti alla Sì, gramma. Dai, ma che hai visto? Via. assolutamente. Dammi sto biglietto e andiamo. Poi No, anche poi perché ieri. succedono cose, succedono Sì, cose. sì, no, anche perché ieri guardavo la partita insieme a Suocero. Credo che abbiate visto anche la live reaction. Al massimo ve la metto da qualche parte. E lo short dove esultiamo. E lui mi diceva continuamente che forse lo prendo come spunto, no? Ma lui mi diceva: "Ma con questa nazionale che ci andiamo a fare mondiale perché poi. Ma noi non è che dobbiamo vincerli i mondiali, cioè non siamo nella condizione oggi No, di pensare a un'Italia che deve vincere i mondiali, però onestamente bisogna andarci a questi no, mondiali, devi, oh Prince. devi, No, 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 devi. No, no, assolutamente. no, 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 è troppo importante. Ragazzi, 3 edizioni che non ci andiamo. Io ho visto alcuni dati, perché sai che a me piace vedere un po' i dati. Gattuso è il primo allenatore che ha vinto un playoff nella storia dell'Italia. Primo, primo. Primo CT, primo CT del Primo CT che fallo. vince un playoff. Eh, Oltretutto, noi non facevamo gol. Non abbiamo mai fatto gol nei playoff. I primi 2 gol li abbiamo fatti ieri. Né con Quindi la Svezia arriviamo né da con una la Macedonia. situazione che tu non sei campione del mondo e dici, caspita, mi ritrovo ai playoff. No, tu arrivi da anni, da 2 edizioni che sei buttato fuori da squadre innominabili. Quindi, ripeto, portiamoci a casa, Neschio, questo passaggio del turno e andiamo in Bosnia. Sì, ma questo peso lo sentono anche i giocatori Lo e il vedi nel diretto primo tecnico. tempo. Io l'ho Perché percepito, eh. è vero, non siamo fortissimi, non abbiamo un vero trequartista, un numero 10, il giocatore. Ieri l'ho detto, per me il giocatore a cui bisogna affidarsi come trascinatore, per me è senza ombra di dubbio Tonali, Alessandro, c'è ha fatto Alessandro. una prestazione incredibile. Non abbiamo il creativo, il numero 10, non c'è gente di questa qualità sopraffina, però ieri comunque era l'Irlanda del Nord e con l'Irlanda del Nord per 60 minuti tu hai fatto, che hai avuto l'occasione di Di Marco nel primo Marco, sì. tempo, se vogliamo, stop, con l'Irlanda del Nord. La Bosnia si alza leggermente il livello, cioè la Bosnia perlomeno è un avversario Ha al diverse di qualità, sotto, ha diverse al di qualità. sotto però
comunque è una squadra dove il livello si alza, per Sì, sì, ha diverse cui qualità, sì, sì. io non lo so, sotto l'aspetto della prestazione non ne usciamo proprio benissimo, se vogliamo. Tu non è che dici adesso è fatta, tutt'altro, tutt'altro, ecco, questo è. Io non è, allora, non è che io vado in Bosnia sicuro di passare, però vado in Bosnia sicuro di giocarmela, che è già tanto, che è già Sì. tanto. Potevi anche non andarci, invece noi ci andiamo. Ovviamente dobbiamo prendere un po' coscienza perché il primo tempo mi è sembrato un po' di vedere l'Inter, no? Insomma, lì trick e track, però nessuno che prendeva iniziativa, nessuno che aveva la voglia di, come dire, di provarci. Poi, piano piano, grazie a Dio, anche i cambi mi sembra che abbiano aiutato un po' la squadra in certi momenti, quindi andiamo in Bosnia a cercare di vincere. E a Oh, proposito di speriamo. cambi, Sì, un giocatore che è entrato, secondo me, in realtà diversi. Palestra non mi è dispiaciuto quando è entrato, ovviamente più Esposito, e Pio. qui vengo alla domanda. Visto un Retegui che forse è il giocatore che ha faticato più di tutti, se vogliamo, non ha fatto bene, ha avuto lui la chance e se l'ha allungata, proprio impacciato, sbagliato Sì, tecnicamente, abbastanza goffo. sì. Non vorrei che avesse perso smalto anche per via. Sta giocando in campionato che io onestamente non so, non conosco proprio, non ho visto niente. Per me non è neanche. Forse so anche un po' troppo estremista nel dire per me non è neanche calcio. Però con il Pio che abbiamo in forma e comunque quando è entrato abbiamo visto la spizzata, qualcosina. E tu fossi Gattuso, con chi partiresti? Ecco, questa. Porca miseria. Allora, è difficile. Allora, ripetiamo che noi siamo qua a parlare d'Italia, quindi a me non interessa se Pio gioca nell'Inter, se Retegui gioca in Sì. Arabia o se Ken gioca con la Fiorentina. Ovviamente ti dà un modo, un approccio diverso Pio, cioè quel tipo di giocatore che poi si chiami Pio, si possa chiamare Scamacca, che è infortunato, ti dà effettivamente un Per approccio caratteristiche diverso dici, per certo. caratteristiche, ti appoggi, è un giocatore che fa muro, fa sponda e mi è sembrato anche che ne godesse di questa cosa Ken. Cioè Bene, Moise bene. Sì. ne ha goduto la squadra, al netto che si chiami Pio Esposito, ripeto, quel tipo di giocatore secondo me ti fa tanto davanti, quindi dovessero partire con Retegui va benissimo, dovessero partire con Pio, secondo me in questo momento Pio e Ken è una gran bella coppia, è bellissimo gol di Ken, perché non so se qualcuno l'ha detto, ma lancio di Tonali in caduta, l'ha messa giù, l'ha controllata, l'ha spostata sul sinistro, insomma, potrebbe essere una coppia che ci potrebbe portare ai mondiali, coi se e coi ma ovviamente, la storia non si fa. Io farei giocare Pio. Perlomeno adesso, no, rispetto al passato, forse recente passato, ovviamente si intende, forse abbiamo qualcosina in più lì davanti. Lo stesso Ken viene da 5 gol consecutivi, leggevolo, Esatto, non accadeva dai tempi esatto. di Schillaci. Poi è vero, attenzione, prendiamo tutto con le pinze Certo, perché abbiamo paragone. giocato con Israele, Estonia, cioè impegni onestamente tutto tranne che proibitivi. Però Ken è vero, ha avuto delle occasioni, le ha anche un po' cestinate, però sta bene, l'abbiamo visto quando fa quella rovesciata. Quindi Ken Se è faceva quel davvero gol lì. Certo. bellissimo. Ken è davvero bene, davvero bene. Comunque, Ken, sì, io non lo so onestamente. Io forse ripartirei magari con Retegui per avere l'arma in più dalla panchina. Però allo Ma stesso tempo, certo. se Pio sta talmente bene, forse è meglio. Onestamente, questo non riesco a sciogliere il dubbio. Però ho ascoltato le parole di Gattuso e lui ha detto: abbiamo fatto un semplice passettino, ora però c'è da scalare l'Everest, servirà un'impresa. Non è che stiamo mettendo un po' troppo pressione? Non lo so. Mi è sembrato un po' aggiungere altro però allo stesso tempo è Gattuso. Questo è Sì, Gattuso. no, ma certo. Cioè, è anche giusto. Dallo stesso tempo direi non siamo mai contenti e che deve dire che è facile e poi se invece va male. Per un'impresa no, mi sento dire che è alla portata dell'Italia battere la Bosnia, ecco. Però forse è un'impresa del fatto che sono edizioni che non andiamo al mondiale, quindi c'è il carico, quindi posso anche capirlo sotto alcuni aspetti, no? Ma è più il peso psicologico che la reale qualità, no? Il compare tra Italia e Galles non c'era, tra Italia e Irlanda non c'è, tra Italia e Bosnia non c'è, pur essendo noi la squadra di queste quattro nettamente la più giovane.
quindi anche futuribile sotto questo punto di vista. Chiaro, non abbiamo in panchina Vieri, Inzaghi, Montella, Pirlo, Zambrotta, non ce li abbiamo, quindi si fa di necessità virtù. Dobbiamo andare lì, ripeto, io ho sensazioni positive, però dobbiamo toglierci questo peso dalla testa e dal cuore che ho visto nel primo tempo, perché poi siamo andati un po' in scioltezza e quando ci siamo sciolti, no, Neschio, abbiamo visto che poi l'Irlanda, se tu mi ricordi un tiro, una parata che Sì, ha fatto Gigi, io Donnarumma, no? non me lo ricordo, no? Non benissimo dietro Alessandro Bastoni, l'ho visto un po', anche lui, insomma, Sì, non. andare Neschio, non voglio neanche pensare a una cosa, non voglio pensare. No. Assolutamente. E te lo devo chiedere, visto che poi c'è stata un'inquadratura dei giocatori Mm, della nazionale io mi permetto di dire molto spiacevole, mm. ma forse anche il fatto che sia stata inquadrata e non c'era neanche bisogno, ma ci arriviamo. Prima però voglio chiederlo a te, meglio la Bosnia o il Galles? Io mi sento di dire che non è che cambi poi molto, secondo me. Ma me lo dici in base alla reazione che abbiamo visto del gruppo? Il gruppo sembrava felice, tra virgolette. Poi non lo so, sai, a me poco importa Sì, di dove saremo andati a giocare. Io voglio andare a giocare e vincere, che poi oggi si va in Bosnia. Però guardate che io ho guardato anche la partita, ieri un po' della mhm, Bosnia. sì. E il Galles meritava comunque, perché Sì, ha sì, ho preso un visto anche palo, qualcosa. allo 90° ha sbagliato un Sì. gol incredibile davanti alla porta. Quindi diciamo che ti arriva anche una squadra che onestamente sul campo non stava meritando. Poi i calci di rigore lo sappiamo, no? Tu ne sbagli due di fila, loro lo Sì, no, fanno. quella Poi è c'hanno l'Inter. c'hanno quel Cioè, grandissimo giocatore davanti, nonostante l'età, nonostante gli infortuni, che si chiama Edin Dzeko, che quando vuole, se vuole, è il miglior sì, pe- marcatore. però parto da questo spunto, per tutto quello che vuoi. Però Edin Dzeko, quanto, 36-37 anni, Sì, assolutamente. l'abbiamo visto con la Fiorentina, Sì, sì, sì. prima parte della stagione, Male, male. giocatore che ha Male, male. dato, non ti discute Edin Dzeko, eh. Assolutamente. All'Inter per me, quando tutti parlavano, per me era il miglior attaccante che avevamo, nonostante ci fosse Lautaro, miglior attaccante inteso come giocatore che sa far Certo, tutto e lo fa alla certo. perfezione. Giocatore che ti può fare reparto da solo per la Sì, qualità sì. tecnica, è un professore in campo, però. Ragazzi, adesso stiamo parlando di Edin Dzeko, 36, non lo so neanche quanti anni abbia, ma soprattutto l'abbiamo visto in Serie A, nel nostro campionato, tanto criticato, tanto. Onestamente, ribadisco, il problema può essere unicamente soltanto la tenuta mentale dell'Italia, mi sentirei di dire. C'è a queste immagini di Marco, non mi ricordo chi ci fosse insieme a lui, che guardano i rigori e sono contenti della Bosnia. Più errori loro che in questo momento non ti puoi permettere di esultare, secondo me, Sì, sì. perché che c'è da esultare onestamente? Perché non è che si parlava tra l'altro di o Germania. Portogallo, Sì, sì. Portogallo, Bosnia, e anche se fosse trattato di questo, nel momento in cui la Bosnia te lo batte il Portogallo, devi stare comunque un po' sul chi va là, però allo stesso tempo dico, la Rai, ma non le mandare queste immagini, anche perché già ho visto comunicati stampa, oggi leggevo dei comunicati stampa della Bosnia, e vedete un po', quindi questo caricherà ulteriormente la partita e magari ci saranno tensioni anche inutili e che ci potevamo risparmiare, o no? Sì, no, tensione su tensione in questo momento a noi non fa assolutamente bene. È stata, credo, veramente, Neschio, una reazione assolutamente istintiva, cioè non è stata programmata, no? Loro probabilmente nella loro testa, noi non lo sappiamo, nello spogliatoio, chissà perché ne parlano anche loro, avranno detto, se proprio dobbiamo andare a incontrare una delle due, preferiremo andare a giocare con la Bosnia. Poi vedremo martedì se l'esultanza è stata, diciamo così, scaramantica, oppure hanno guardato, visto nel futuro in una sfera di cristallo che noi non abbiamo. Però hanno esultato, diciamo esultato, erano felici di trovare la Bosnia,
avranno i loro buoni motivi. Ecco, magari lo possiamo chiedere nella pre-conference a Rino. Abbiamo visto i giocatori, diciamo, felici, contenti di questo, ci spiega il motivo o come vi approcciate alla Bosnia o perché è meglio la Bosnia. Ecco, è una domanda da giornalista, no? Che farei a Gattuso, prendo spunto, la farei in conference, ecco. Io me lo sarei evitato comunque. Sì, Una no, roba del genere. sempre meglio queste cose, ma dopo si attaccano, no? Giustamente, giustamente, Beh, prendiamo il giustamente. contrario, no? No, Vedi gli ti girano le avversari che balle. ti, sì, Ti ti girano le balle. carica, secondo me ti carica. Come no? Fossero Come no? giocatori italiani a vedere una roba del genere, secondo me ti carica una roba del genere. Me la No, sarei... gli abbiamo fatto un pseudo assist involontario che Sì, era meglio a livello evitarsi. psicologico era meglio evitare. Poi, ripetiamo, il calcio e tutto può succedere, quindi insomma, vediamo, vediamo. Vediamo, dai, per concludere, se mi vuoi dare una percentuale di passaggio, non lo so, giusto per... Io non mi mantengo altissimo, io ti dico 60-40, non voglio... Per noi? Giocheremo a Sarajevo. Sì, dai, Sì? No, no, penso no, che poi... Dai, guarda, dai, io ieri ho siamo... visto, Non ho dai per visto scontato nulla, giustamente. Sì. Sì, no, io ho visto ieri, e ovviamente non faccio nomi, non mi interessa, mi passa tutto sopra la testa, ma io ho visto giornalisti che facevano la telecronaca, diciamo, in televisione, con la bandiera dell'Irlanda. E quindi No, sta roba è allora, imbarazzante. No, per sta l'amor roba di non è Dio, accettabile. per l'amor di Dio, ripeto, non faccio nomi, chi ha visto le televisioni, probabilmente avrà capito di chi, ma io mi domando, ma veramente? Cioè, va bene tutto, però, Ma però, anche perché però, la gente che fa così, io capisco qual è il nodo, no? l'obiettivo? L'obiettivo. Sì, sì. E magari rifondare. Ma l'abbiamo già visto. Non hanno fatto Non, ugualmente una mazza. Cioè, non certo, cambia, non cambia assolutamente nulla. E anche perché, anche se ci vai ai mondiali, andrebbe comunque rifondato lo stesso. certo, Cioè, a comunque, prescindere. non è Sì, che sì. questo è. Tra l'altro, non ne voglio parlare in questo contenuto. Spero che No, ci no, sarà modo di farlo assolutamente. mercoledì. Magari dopo la Bosnia, magari dopo la Bosnia. Esattamente. La stessa Volevo persona ha andare. detto che si presenterà con l'effigie della squadra avversaria, quindi No. va bene così, No, io va bene così. volevo mostrare non volevo, avrei voluto mostrare il gruppo di chi appunto uscirà da questo playoff, che è abbastanza abbordabile, ma non è il caso in questo momento di portarci troppo avanti. In questo momento, come Certo. dicevamo all'inizio contenuto, bisogna andare al mondiale. Ripeto, se poi c'è da fare una rivoluzione e c'è da farla, eh, E a prescindere, e a prescindere, e a prescindere. non voglio scadere nel volgare, ma tagliarsi l'uccello per fare un torto alla propria moglie, davvero, mi sembra una roba che non ha Non ha senso. senso, non ha Non senso, ha non ha senso. veramente senso. Ragazzi, vogliamo fare un contenuto né troppo corto né troppo lungo, siamo sui 20. Se volete, ragazzi, spolliciate, iscrivetevi perché come vedete, no, insieme a Prince vogliamo portare più contenuti anche lato podcast. Spero che la qualità sia accettabile. Fatecelo sapere magari sotto i commenti. Forniteci qualche, non lo so, qualche suggerimento. Noi siamo qui apposta. Non lo so, Prince, se volevi dire altro. Sì, sì, no, no, come diciamo da un po' di questo mese, diciamo di collaborazione, stiamo facendo delle prove anche con nuovi strumenti per portare delle novità l'anno prossimo, tra le quali ci sarà, ovviamente non spoileriamo il nome, non spoileriamo gli ospiti, perché ci saranno ospiti, ma importanti nel senso importanti con la I maiuscola. Quindi, se questa è una cosa che vi può far piacere, ovviamente commentate, iscrivetevi e siamo qua a disposizione ad ascoltare qualsiasi suggerimento da parte vostra, ci fa piacere. E vi aspettiamo in live. E vi aspettiamo in live. Assolutamente. Scampanellate, mi raccomando, iscrivetevi. Un grande abbraccio da Neschio e da Prince. Ciao ragazzi, buona giornata, Forza Italia sempre. Andiamo! sempre, sempre. Forza Andiamo! Azzurri.